Ciao a tutti! Cosa non può mancare sulle tavole della Pasqua e Pasquetta? La torta pasqualina, ovviamente, ma fatta in un modo diverso e facilissima. Torta angelica pasqualina. Buonissima! Iniziamo. Spinaci già scaldati, praticamente li ho cotti, li ho messi direttamente in padella e con l'acqua loro stessa si sono cotti con un po' di sale e poi ho condito con un po' di olio. Taglio grossolanamente. Sono 400 g di spinaci cotti. ,300 g di ricotta, sale e pepe, un uovo, 2 cucchiai di formaggio grana grattugiato. Come mio solito fare, vi lascio tutti gli ingredienti, il riepilogo di tutto sotto in descrizione nel primo commento. 2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari oppure pasta brisée, va benissimo lo stesso. Sulla base metto un po' di parmigiano, formaggio grana grattugiato o parmigiano, la farcia, togliamo dove ce n'è di più e mettiamo dove ce n'è di meno, naturalmente. Perfetto. Provola grattugiata o scamorza. Vi sconsiglio la mozzarella perché farebbe troppa acqua. Uova bollite. Le ho cotte in acqua partendo da freddo, dal momento che inizia a bollire 10 minuti. Già così va bene perché più o meno sono gli ingredienti della torta pasqualina, però io ci voglio aggiungere la salsiccia stagionata, buona, così diamo, tanto è Pasqua, mettiamo tutto. Dopo dieta, mamma che profumo, non lo potete sentire, mi dispiace. L'unica cosa che ancora non si può far sentire, ma vi dico, c'è la lacrima, la distribuiamo un po' qua e là, tanto poi viene arrotolata, quindi senza esagerare. Polverata di pepe nero e non resta che arrotolare dal lato lungo. Iniziamo così e poi arrotoliamo e man mano tiriamo la carta. In alto a destra, dove adesso appare la freccia, vi lascio tutte le mie ricette di Pasqua, dal dolce al salato, così le potrai visionare comodamente. Dividiamo a metà. Un consiglio: mettetevi sul piano con un po' di farina sotto, così sarà più comodo e più facile che non si attacchi mentre intrecciamo. Allora, se non vuoi farla grande, puoi farne una con una sola pasta sfoglia, come vedi, viene più piccola e quindi dimezza tutti gli ingredienti. Ma io, come al solito, ne faccio quantità industriali, quindi me la preparo per Pasquetta, la metto in congelatore e poi sarà pronta come appena fatta. E uniamo
Per far sì che la pasta sfoglia in cottura non si sformi, non si adagi verso il basso, metto uno spago legato, così rimarrà più in forma. Piccolo trucchetto. E inforniamo a 180 gradi, il forno è arrivato, 180 gradi statico, ventilato per 30-35 minuti. A dopo. Il profumo ve lo lascio immaginare perché è buonissimo. Togliamo lo spago e vedi, come vedi, è rimasta bella in forma. Qualche ovetto al centro, anche uovo sodo, ci sta benissimo, io adesso non ne avevo pronti. E andiamo a vedere l'interno. Come vedi è filante perché ho messo la provola ed è buonissima che è ancora calda, ma è buonissima anche fredda. Forse anche di più. Buona, buonissima. Alla prossima.